tu devi perdere. No, Adesso ci metteremo la cinghia e tu perderai. no, non funziona. Bella ragazzi, E benvenuti su Arm Wrestling Motivation. oggi parleremo di come dominare alle cinghie. Dopo questo video la vostra esperienza alle cinghie cambierà per sempre. Beh, la prima cosa è andarci alle cinghie. Vediamo come. Se tutti e due andiamo in top roll, diciamo che andare alle cinghie viene quasi naturale. Ci sono altri casi magari che l'avversario ti tiene molto forte e non ti ci vuole fare andare e magari conviene anche sganciarsi da sotto. Per questo tipo di sgancio è molto importante non spingere tanto avanti in maniera da non scivolare sotto, perché qua vi verrà dato un fallo, ma spingere proprio in trasversale, quindi lasciando il polso e continuando a spingere in questa maniera, quindi andando appunto alle cinghie. Però dovete stare molto attenti, perché quando volete andare alle cinghie e abbandonate qui la parte della mano, il vostro avversario a questo punto potrebbe salirvi sopra schiacciando lateralmente in questa maniera. Una volta che siamo riusciti ad andare alle cinghie, la prima cosa che dobbiamo assicurarci è che la cinghia ci viene messa bassa. In rari casi è meglio se la cinghia viene messa alta, in quanto ti dà una maggior mobilità. In tutti gli altri casi, per sfruttare meglio il braccio, è meglio che la cinghia viene messa bassa. La prossima cosa da vedere è che la cinghia non sia tanto vicina alle nocche, quindi se è messa in questa maniera Oleg sarà sicuramente svantaggiato, ma deve essere messa più vicino alla parte del pollice, proprio come quando vi ho spiegato per lavorare il polso, che se la pressione è messa più verso le dita fate più fatica a chiudere il polso. Invece in questa maniera qua avrete più controllo sulla mano dell'avversario e chiuderete qui il polso in maniera più facile. Un'altra cosa importante è che se la fibbia sta dalla vostra parte, controllate sempre che qui ci sia il livello, perché nel momento in cui si stringe la cinghia, la vostra mano tenderà a scendere più in basso. Quindi controllate sempre questo momento. La lotta con le cinghie cambia totalmente rispetto alla lotta senza. Diciamo ci sono certi movimenti che è meglio non fare. Ad esempio, trazionare in back in questa maniera non ha molto senso, in quanto il rischio è molto alto che il polso vi cede in questa posizione. È molto meglio cercare di tenere qua dritto e trazionare in back usando più il dorsale e mantenendo l'angolo statico. Questo in quanto avete meno controllo sulla mano dell'avversario, siete meno mobili su questa parte, quindi semplicemente tirate con il brachioradiale e con il dorso e la mano dell'avversario vi verrà appresso, in quanto fate semplicemente pressione qua sulle cinghie senza dover tenere la mano, senza dover andare ad aprire tanto le dita, quanto semplicemente tirare sulla mano dell'avversario, cosa che può essere eseguita anche qui con la mano aperta, come vedete. Perché appunto questa parte qui porta appresso il polso dell'avversario. Il polso tuo segue i movimenti del mio, grazie alla trazione in questa parte della cinghia. Per mantenere l'abduzione dritta è meglio addirittura non trazionare verso di sé puntando qui, ma spingere in avanti per tenere l'adduzione dritta. Questo, come al solito, ci darà un vantaggio rispetto all'avversario. Per andare in gancio alle cinghie, in realtà non dobbiamo tanto andare in gancio quanto sfruttare la spalla, ma partiamo comunque dalla presa. Dunque qua non ci possiamo permettere di avere un grande spazio per entrare appunto in gancio, e va bene così, semplicemente ci prendiamo tanto profondi con le dita quanto possiamo e sfruttiamo la spalla
per fare la stessa pressione che usiamo per andare in gancio, quindi la trainiamo verso di noi in trasversale, proprio come facciamo con la mano. Quindi cerchiamo di chiudere il polso tanto quanto possibile, anche non riuscendo ovviamente a chiudere il gancio completamente, ma stando supini, mirando qui con la mano verso il petto e scendendo in questa maniera, quindi facendo una sorta di side, ma è ben diverso da una side, fatto sta che il polso non si chiude completamente. Poi giustamente in base alla mano dell'avversario si può scegliere di non andare in un vero e proprio gancio, ma se magari lui si sta difendendo dandomi via l'abduzione, io a questo punto non mi focalizzo tanto sul mignolo quanto sulle dita sopra, ma faccio comunque pressione con la spalla in questa maniera qua. Poi dipende appunto da come va l'incontro, ma la supinazione si deve sempre controllare. Di base questo è il gancio alle cinghie. Nel top roll alle cinghie è molto importante che tenete la pronazione attiva e il polso leggermente piegato, in modo che durante il serraggio delle cinghie, quando l'arbitro vi dirà di addrizzare il polso e tornare dritti, le cinghie un po' qui si allenteranno e questo vi favorirà una miglior uscita nella vostra tecnica. Che dove hai preso le cinghie qua? Nazione dell'anno scorso. Ah, Tu? le ho comprate su eBay. Su eBay? Quanto hai pagato? Tipo insieme alla spedizione 2,20 euro. Insieme alla spedizione 2,20 euro. 2 cinghie 20 euro. Eh. Porca puttana. È buono? No, 5 euro costano. Vaffanculo. Mortacci. Ragazzi, il video finisce qui. Grazie per aver guardato questo video. Ragazzi, mettete like, commentate su cos'altro volete vedere, guardatevi la playlist tutorial perché ormai si sta arricchendo sempre di più e ci vediamo ad un prossimo video. Poi, ma tu l'hai capito com'è che si allenano le dita in questa maniera? Sì, Non hai capito un cazzo. ma te ne hai capito un cazzo. Dai, vieni qua, vieni qua.